Ciao a tutti amici dell'Ariete, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, Ariete, tendenze energetiche affettive per la seconda metà di aprile. E abbiamo la carta dell'appeso, amici dell'Ariete. Probabilmente è un periodo un po' lento, quello della seconda parte di aprile. Potrebbe esserci la possibilità di vedere le cose da un altro punto di vista e per qualcuno è anche un momento eh, dove, diciamo, si inizia ad accettare qualche tipo di situazione o di relazione. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Io vi ricordo che le letture sono generiche, è facile che non risuoni tutto. Se non risuona nulla potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare e per integrare le letture c'è un video, una guida che ho pubblicato e la trovate sotto nella descrizione. Bene. Ok, abbiamo un 6 di bastoni, un 7 di spade, 3 di pentacoli, giudizio, cavaliere di bastoni, 5 di pentacoli e 4 di pentacoli. Allora ragazzi, qui pare vi devo mettere in allerta in realtà. È come se fosse una lettura che vi vuol dire che non state vedendo qualcosa. Ecco perché c'è l'appeso e vi dice di guardare le cose da un altro punto di vista. Adesso andiamo a vedere carta per carta, così vi do, eh, diciamo, dei dettagli più specifici. Vi ricordo sempre che io vi do l'andamento generale della lettura e poi faccio come degli esempi per aiutarvi a integrare la lettura nella vostra realtà. Ok? Voi prendetela come vi risuona. Allora, partiamo da questo 6 di bastoni. Forza e giustizia. Allora, qui c'è qualche nuovo contratto, qualche nuovo accordo, qualche dichiarazione anche mi dicono, qualche riconoscimento che potrebbe arrivare intorno alla metà di aprile. Però adesso voglio andare a vedere questo 7 di spade perché è la carta che mi preoccupa di più. Abbiamo una regina di spade, e un matto. Ragazzi, è come se vi dicessero di fare le cose con una certa regola, con una certa anche astuzia. Abbiamo il matto, che è una carta che parla di impulsività, ma anche di ingenuità. È una carta che ricorda i bambini vanno, si fidano, si buttano nella vita letteralmente. Invece la regina di spade è proprio una di quelle energie che fa i calcoli al centesimo, per capirci. Potrebbe anche essere un'altra versione di questo gruppo di carte, diciamo un avvertimento a non essere troppo ingenui nei confronti di una donna, qui mi viene fuori come la regina di spade, che potrebbe essere non solo una partner, ma anche una mamma, una zia. Tenete presente che queste sono letture sugli affetti in generale, quindi possono riguardare sia la famiglia che gli amici che le relazioni di coppia. Anche lì poi per le letture specifiche dei singoli e delle coppie le trovate già online e nella sezione dei video scorrendo in basso col dito. Comunque qui ho come la sensazione che vi dicano di non essere troppo ingenui perché vedendo anche la carta del giudizio in centro lettura ho la sensazione ragazzi che qui qualche cosa non sia chiaro. Definite bene di chi è la responsabilità, soprattutto se dovete firmare un contratto, fate attenzione a, come si chiamano? Ehm, aiuto. Non gli interessi di mora, alle penali.
Ok, alle penali, grazie. Andiamo a vedere il 3 di pentacoli. Non so perché, ma ho l'idea che per qualcuno è un contratto inerente a qualche immobile. Non è letteralmente una spartizione di eredità tra familiari, per capirci, però è come un accordo su chi fa cosa o cose di questo genere. Abbiamo un 3 di bastoni e una regina di pentacoli al contrario. Sì, come vi dico, c'è qualche sorta di progettualità, c'è come qualche... sento che è un progetto già iniziato ed è un qualche cosa dove probabilmente vi sentite da soli a far qualcosa, ho come la sensazione che vi sentiate tutte le responsabilità addosso. Andiamo a vedere il giudizio. Cinque di coppe e sole. Allora ragazzi, se per qualcuno ci fosse qualche situazione burocratica legata a un divorzio, scusate, nel senso che il divorzio è passato, magari state aspettando delle carte, state aspettando qualcosa, io qui ho come la sensazione che l'avvertimento sia fate attenzione alle manipolazioni di qualche regina, perché qui è come se volessero affossare il vostro amor proprio e qualcuno ha proprio, sento che ha proprio paura di perdere la tutela dei figli o qualche tipo di diritto legale nei confronti dei figli se si tratta la questione un po' a muso duro. Ovviamente questo è un messaggio che riguarda pochi, però sentivo di dirvelo e ve l'ho detto. Andiamo con il cavaliere di bastoni. Abbiamo l'eremita e l'asso di spade. Io credo che qui ci sia qualche cosa che voi o ignorate o non sapete o non vedete. Il discorso del perdere la tutela legale può essere quella variante che non vedete per qualcuno. Se non è la tutela di un figlio, può essere la tutela di un progetto. Dico sempre che la parola figlio e progetto nelle letture di tarocchi sono praticamente quasi sempre interscambiabili. È il senso di creare qualcosa e anche un figlio è una creazione di qualcosa di tangibile, di fisico, esattamente come un progetto e può essere visto il figlio in sé come un progetto, ok? Quindi prendetelo come più vi risuona. Andiamo col 5 di pentacoli. Però io qui ho la sensazione, ragazzi, che appunto abbiate come bisogno di fare un po' un focus su quelle che potrebbero essere le mezze verità, perché qui avete un asso di spade al contrario e il 7 di spade. Quindi o c'è qualcuno che proprio non vi dice le cose come stanno, o c'è, potrebbe esserci una sorta di, tra virgolette, fregatura. Non lo sento, beh sì, c'è il 5 di pentacoli, potrebbe anche essere in senso monetario. Scusate, tiro un'altra carta per il 5 di pentacoli così poi lo approfondisco. Allora, è spiegato da un 7 di bastoni e da un 10 di spade. Voglio andare a vedere anche il 4 di pentacoli. Perché sento com'è la seconda parte della lettura, quindi diciamo la quarta settimana di aprile. Ecco, infatti, sì, 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 sì. Come se vi dicessero di fare... Allora, c'è questo eremita e quindi mi viene da dire un po' un esame interno, un esame introspettivo, su che tipi di movimenti volete fare. Per qualcuno questo cavaliere di bastoni potrebbe rappresentare una persona nuova che entra e che conoscerete, anche se ho la sensazione, ragazzi, che veramente per pochi, perché qui
c'è più un cambio finale, un compimento. In questa sezione è come se vi volessero dire che a un certo punto getterete la spugna, cioè per la serie basta, chiudo il capitolo. E qui ho un altro 10 di coppe e il mondo, che è un bellissimo modo, diciamo, di chiudere, è il compimento, sono due carte di forte appagamento emotivo, bellissime, devo dire, con un 4 di pentacoli. Sento che qui ci sarà come una conquista personale inerente, come vi dicevo, un immobile, potrebbe essere una casa, potrebbe essere la custodia dei figli. Voglio un'altra carta per questo eremita. Mm. Ho come la sensazione che vi invitino a fare un esame su quali sono le barriere che non avete per scarso amor proprio, perché vi dico, qui ho la sensazione che qualcuno si sobbarchi troppe responsabilità e quindi probabilmente qui c'è anche il dire no, ok, questa non è una mia responsabilità, lo fai tu. E appunto il definire quali sono i propri limiti, anche la propria velocità con la quale si va avanti nella vita, mi viene da dire, ma qui c'è proprio una sorta di ok, faccio un'analisi, capisco dove voglio andare e lascio stare quello che non mi interessa più, quello che mi crea sofferenza, quello che mi crea sensazione di rifiuto. Comunque devo dire ragazzi che alla fine del periodo per qualcuno ci potrebbe essere proprio un cambio di casa, un trasferimento, perché con il mondo le distanze sono lontane e c'è anche un 10 di coppe che è l'appagamento familiare, la quiete dopo la tempesta, la felicità che arriva. Bene, fatemelo poi sapere nei commenti. Andiamo ancora a vedere un oracolo, o vediamo quelli che... e poi un koan. Vediamo il ok. 44. Il pensatore. Vi faccio notare che il 4 è sempre un numero associato alla casa. E questo pensatore io lo associerei a quest'eremita. Come se vi invitassero proprio a fare il punto della situazione, ragazzi. Cosa mi fa star bene? Cosa mi fa star male? Cosa posso lasciare andare per star meglio? Qui avete anche la carta dell'appeso, vi invitano proprio a fare questa sorta di ribaltone, a vedere le cose anche sì da un punto di vista diverso, ma anche dal punto di vista dell'altro o della controparte. E se dovete firmare qualche contratto, occhio, anche perché aprile fino al 25, 27, adesso non mi ricordo bene, fino a fine aprile c'è Mercurio retrogrado e non è mai un buon momento per firmare contratti o per iniziare cose nuove. Poi non è detto, però di solito per la maggiore si dice che quando Mercurio è retrogrado è sempre sconsigliabile iniziare qualche cosa di nuovo. Andiamo a vedere ancora un koan, ragazzi. Poi io non sono un'astrologa, quindi se vi interessa approfondire potete cercare altri canali più specifici su YouTube. Il nonno muore, il figlio muore, questa è fortuna. Questa carta è pesante, ragazzi. In un certo senso è un po' come se... Allora, il nonno muore. È una cosa normale che ad un certo punto della nostra vita i nostri nonni muoiano. Il figlio muore. Questo non è così normale, no? Nel senso che di solito muoiono prima i genitori dei figli. E poi vi dice, questa è fortuna. Nel senso che qualsiasi cosa combini il destino, mettiamola così, in un certo senso è sempre tutto perfetto così com'è. È come se fosse una fortuna, in qualsiasi caso, aver potuto vivere
con quel figlio tutto il tempo che si è potuto. È una carta molto forte questa, devo dire, ragazzi. Comunque, se fosse un progetto, il vecchio progetto muore, il nuovo progetto muore, questa è fortuna. Mi verrebbe da sostituire qui e dire questa è esperienza. E la fortuna è riuscire a creare una nuova realtà. Mm? Amici dell'Ariete, spero che la lettura vi sia stata di ispirazione. Se volete sostenere il canale, mettete like. Se volete farmi sapere cosa ne pensate, commentate e ditemi insomma come vi risuona poi a fine mese. Se volete potete anche iscrivervi, condividere il video oppure abbonarvi al canale nel caso vogliate iniziare un percorso di crescita con me. Io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!